Benvenuti nell'unico laboratorio di Mastro Rivi. E dico unico perché non mi risulta ancora altri laboratori dove artigiani o hobbisti facciano vedere con chiarezza come producono il rasoio a mano libera. Ecco, oggi qui davanti a me c'è un blocco di legno Pao Violetto, lo si vede anche dal colore. C'è i due colori con il misti col bianco perché il tronco, come si può vedere da qui, ecco, gli anelli del tronco, all'esterno la corteccia è bianca, però al centro io userò la parte centrale per ricavarne una ciotola per montare il sapone. Poi ricaverò sempre il manico del pennello, pure il manico della coramella e il manico del rasoio. Diciamo così, chiamiamolo un poker di Pao Violetto per il set da rasatura. Andiamo a iniziare la lavorazione con la sega e il tornio. Adesso ho ricavato il blocco quadrato, tutti e quattro i lati uguali. Adesso questa fase è per togliere gli angoli, per facilitare la tornitura del blocco. Adesso devo fare quattro tagli frontali e poi trasversali per realizzare la presa del mandrino del tornio. Ecco qua, adesso abbiamo il quadrello più piccolo per agguantarlo con il mandrino del tornio.
dato un motivo molto, in gergo dico, molto lampante, e lo vediamo qua sul tornio. Questo blocco qui ha una crepa. Allora, ora bisogna ridurre la lunghezza del pezzo finché non troviamo la parte veramente solida, buona. Però ogni volta che mi capita questo, io penso sempre a una cosa molto, molto grave che viene pensata e giudicata e detta nei miei confronti, che i miei lavori sono cari. Ma queste perdite, come funziona? Ecco, adesso che il blocco è tornito, diciamo che la circonferenza esterna della tazza, vado a creare la così chiamata la gola, la concavità dove si può prendere con le dita per poi montare il sapone. Qui adesso come si presenta, questa è la presa per stringerla al mandrino una volta che abbiamo tagliato la tazza. Questo è un bordo con un canale che non è brutto, diciamo è rifinitura, sta bene, estetico, ha una gola abbastanza per la presa delle dita, e questa è la coppa. Ecco, qui adesso io la taglio, poi viene girata, presa questa sul mandrino e fatta la concavità, fatta la vaschetta della tazza. Allora, adesso vediamo l'altezza della tazza, che comprende il centro per agguantarla al mandrino. Va girata, però prima di girarla io sto lavorando sulla sagoma del coperchio. Ecco, qui dove ho cominciato ci verrà il diametro più piccolo del coperchio con la fossetta che contiene il manico del pennello, sempre di Pau Violetto.
Ecco, questo è l'utensile per iniziare a fare la fossetta sulla ciotola. Adesso andiamo a sistemarla sul mandrino del tornio, così, la portiamo avanti, ok, così, si blocca il carrello e ho diviso chiaramente la ciotola dal tappo. Ecco qua, la tazza è già completa, adesso passo la tela per levigare molto bene l'interno dove va poi il sapone e il pennello.
la tazza è pronta, tornita, satinata. Adesso le do con la spazzola a stracci la pasta di cera, una lucidata. Poi però per mantenerla sempre isolante dall'acqua, sapone eccetera, è bene usare il mio olio minerale, quello che viene usato per tutti i legni di ogni tipo, il rasoio, la ciotola, il pennello, il manico della coramella e così via. Ecco, adesso, come potete vedere, nel mandrino del tornio ho alloggiato il coperchio della ciotola e con l'utensile vado a creare la cupolina del coperchio.
Ecco, questa è la ciotola con il coperchio, è ultimata. Adesso l'ultima fase è quella di passargli l'olio minerale. Il mio olio minerale che è molto valido per tutti i tipi di legno, anche gli acciai che sono soggetti ad ossido come gli acciai a carbonio. Ecco. Bisogna avere cura di passare l'olio in tutta la superficie della ciotola e, come vedete, il legno, qualsiasi tipo di legno, assume una bellezza tale perché quest'olio penetra nella cellula del legno e lo rende impermeabile. Ecco, impermeabile perché l'uso è acqua, sapone, calcare dell'acqua e viene protetta totalmente. Eccola. Vi sto mostrando il primo elemento del set poker dei 4 oggetti è terminato. Adesso andiamo a realizzare il pennello da barba sempre in pau violetto, poi il manico della coramella e infine il rasoio per completare il set a poker. Da questo blocchetto di pau violetto realizzerò il manico del pennello ed ho scelto proprio questo pezzo perché è bicolore, ha 2 colori della stessa pianta. La crosta esterna è bianca e dentro il colore originale del pau violetto.
Ecco qua la parte, il blocco del legno del pennello, modello Assisi, aveva forma del calice. Adesso necessita di fare il foro per l'inclusione del ciuffo, lucidarlo bene, ed abbiamo il pennello Pau Violeto con la crosta del tronco bianca, due colori, bicolore. Eccolo qua. Adesso prendiamo il ciuffo di Tasso Super Silver Tip, è argentato di Tasso, molto buono, molto bello anche, e facciamo l'inclusione del ciuffo sul manico. Ecco qua, come potete vedere, la tazza per il sapone e il suo coperchio è terminata, il pennello lo stesso, tutte e due in Pau Violeto. Adesso andiamo a costruire il manico in sostituzione di questo tutto in acciaio, con il legno, la ghiera di acciaio inox e il resto del manico in Pau Violeto, e così avremo il tris. Poi presenteremo il manico del rasoio, il rasoio con la lama in Artinox, e avremo il poker, diciamo, del set da barba. Adesso vediamo il manico originale della mia coramella piccola, che l'ho estratto dalla coramella perché bisogna cambiare il manico, farlo diventare di Pau Violetto bicolore come il pennello e la tazzina. Allora,
c'è una ghiera che va qua, così, saldato il piastrino, ecco, e diventa così, come questa, originale. Qui viene il manico di legno, così, fino qui, e poi chiuso sempre con un piastrino e il dado chiuso, il dado a cupolino, così, eccolo, che lo vediamo poi alla fine del manico. E andiamo ad assemblare il manico di Pao Violetto bicolore. Il pezzo di legno Pao Violetto bicolore è posizionato già sul mandrino, sulla punta di centro, e iniziamo a lavorare sul manico della coramella. Ecco qua, adesso vediamo sul mandrino l'asse che abbiamo inserito prima. Ho ricavato la forma lineare del manico con delle scanalature centrali per la presa maggiore della mano, e adesso andiamo a realizzare il foro passante diametro da 8 per la vite della coramella. Eccolo qua.
Ecco qua gli elementi del manico. Allora, dobbiamo saldare la ghiera sul piastrino finale, quello che fa pressione sulla piastra per il tiraggio della tela. Tanto facciamo la prova così. Ecco, questo il manico viene inserito all'interno della ghiera e va fino a passare fuori con il piastrino, il dado che lo serra. Ecco, in pratica così possiamo vedere il manico terminato, da lucidare il legno e da saldare la ghiera sul piastrino finale. Eccolo qua, e va poi inserito sulla coramella. Ecco qua, adesso vediamo il manico tornito con dei canalini fatti per la presa della mano. Metto il dado finale che diciamo serra un po' tutto, no? E poi viene inserito sulla coramella. Vediamo alla fine la mia coramella piccola, che in pratica, diciamo così, per gioco se vogliamo, è diventato il tris poker. La coppia, il tris, manca il poker, che sarà il rasoio. Un piccolo traguardo già raggiunto con i 3 pezzi. Io scherzando dico il tris a poker, però manca il quarto, che con un poco di pazienza, anzi vi voglio tenere in suspense, al prossimo video potrete vedere il rasoio con la lama in art inox, che ancora oggi mi risulta essere l'unico damasco tutto inossidabile da tempera, artigianale. Ecco, e così con il rasoio avremo completato il poker
e sono 3 pezzi che vanno a completare una bella serie da rasatura. Io penso di aver accontentato i collezionisti i più esigenti. Allora rimandiamo il tutto al prossimo video. Grazie.